Crash Bandicoot On The Run è morto, o almeno così pare dal sito ufficiale di King, gli sviluppatori del titolo. Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io, come sempre, sono Daniku94 del Crash Bandicoot Zone ed oggi sono vestito di nero perché sono in lutto, ma anche perché c'è molto freddo qui dentro e questa ripara abbastanza. È emerso nelle recenti ore dal buon Abdul che il sito ufficiale di King ha tolto dalla lista dei suoi videogiochi l'Endless Runner targato Crash e, in aggiunta, il sito ufficiale di On The Run non è più accessibile. Sappiamo ormai da diversi mesi che il supporto al videogioco era da tanto tempo abbandonato, ma viene da chiedersi il perché. In questo video andremo a sviscerare la vita, la morte e, si spera, i miracoli di Crash Bandicoot On The Run. Crash Bandicoot On The Run è stato lanciato su Android in Malesia il 22 aprile 2020 con il titolo provvisorio di Crash Bandicoot Mobile. Lo ricorderete senz'altro perché era in una versione abbastanza scialba ma con grande potenziale. L'unica quest disponibile era quella con il drago di Crash Lady Cortex che chiedeva aiuto a Crash e Coco. Sembra ieri eppure sono passati 2 anni. 3 mesi dopo, King ha annunciato ufficialmente una futura uscita su larga scala per iOS e Android, con il titolo finale che tutti noi conosciamo, e la pre-registrazione sul Google Play ed App Store. Inizialmente l'uscita era prevista per il 25 marzo 2021 per iOS ed Android, ma la versione iOS fu rilasciata 2 giorni prima. L'uscita di Crash Bandicoot On The Run è stata maestosa, senza esagerazioni. Al lancio il gioco è stato scaricato più di 8,1 milioni di volte in un singolo giorno. La piattaforma di analisi dell'app App Annie ha registrato una cifra leggermente superiore di 9,1 milioni di download nei primi 8 mercati, tra cui Brasile, Messico, Italia, Russia, Francia, Germania e Spagna. Sempre secondo App Annie, gli Stati Uniti hanno contribuito con 2,6 milioni di download. L'analista di NPD Group, Matt Piscatella, ha citato il successo del gioco come un fattore di aumento delle vendite del recente Crash Bandicoot 4 It's About Time, l'ultimo, attualmente, videogioco di Crash uscito su console. A 4 giorni dalla sua uscita, Crash Bandicoot On The Run è diventato il gioco più veloce a raggiungere i 20 milioni di download tra l'App Store e Google Play, superando di 5 volte il precedente detentore del record, Temple Run 2. Secondo il rapporto di Sensor Tower relativo al primo trimestre, il gioco ha generato $700.000 di entrate nella prima settimana, la seconda migliore settimana per un titolo di King dopo Candy Crush Jelly Saga nel 2016. Citato anche dagli analisti nelle conference call di Activision Blizzard, stavamo certamente parlando di un successo mondiale nel campo del mobile gaming. Ma poi, cosa è successo? Nel corso del primo anno di gioco abbiamo avuto 6 stagioni. Le stagioni, per chi non lo sapesse, sono dei particolari eventi del gioco, che ciclicamente arrivavano mese dopo mese portando nuovi contenuti, boss e mini boss. Questi hanno avuto inizio dal lancio del gioco fino al 25 ottobre 2021. Con la fine della stagione di Halloween di Mr. Crumb. I giocatori, come ovvio che sia per qualsiasi gioco, sono andati via via sempre più a diminuire, ma è un processo naturale, prima che qualcuno possa pensare che questo fattore sia la causa scatenante della morte del gioco. I videogiochi di questo tipo si affidano ai giocatori più abituali, i più affezionati, ed al costante ricambio di giocatori occasionali. È normalissimo che nei primi tempi ci sia un boom di giocatori, per poi venir filtrato più e più volte, fino a quando non restano che 2 categorie. Gli abituali, che ancora oggi, mentre sto girando questo video, continuano a giocare per fare record, ed i novizi che si avvicinano al titolo per curiosità o per altro. Un'altra faccenda da tenere in considerazione potrebbe essere la spesa degli acquisti in game. Una teoria comune è quella che il gioco sia stato fermato perché non fatturava abbastanza, ma anche qui si tratta di fuoco di paglia, visto che anche nelle più recenti conference call On The Run veniva menzionato sempre nei paragrafi come top grossing tra i titoli di King. Quindi la teoria,
priva di fondamenta, è basata semplicemente su un giudizio personale di chi fa queste teorie, non ha modo di farsi strada. Ma allora, se il gioco era in una posizione perfetta, cosa ne ha causato lo stop per oltre un anno? Nonostante sia parecchio strano da pensare, visti i milioni fatti su titoli che hanno le stesse problematiche, sappiamo bene che Crash on the Run non era così ottimizzato sul lato tecnico. Il gioco era pieno zeppo di bug e glitch che minavano l'esperienza di gioco, specie in sfide particolarmente sentite in cui il minimo errore ti costava punti per la propria squadra. Per mesi il supporto di King e di Crash on the Run ha ricevuto centinaia di richieste per correggere i vari problemi che attanagliavano il gioco e gli utenti. Ed il team di King il suo ce l'ha sempre messo, cercando di mettere una doverosa pezza laddove c'erano delle falle. Ma ad ogni aggiornamento venivano scoperti nuovi bug e questa cosa diventava esasperante per chi il gioco lo usava quotidianamente. Per stessa ammissione del team di King, il team era molto impegnato lato quantità e lasciava il lato qualità come roba secondaria, probabilmente per via di scadenze da rispettare e non per semplice noncuranza o menefreghismo. Ed è per questo che, arrivati alla fine della stagione di Halloween dell'ottobre 2021, il team di King decise di mettere da parte momentaneamente la quantità per rimettere in sesto la qualità. Con una promessa nel rivederci per il 2022 più crescioso che mai, il team di On The Run ci spiega che avrebbe messo in pausa le stagioni per concentrarsi sui problemi del gioco, in modo da dare una buona esperienza a tutti i giocatori. Manca meno di un mese al 2023 e di Crash on the Run neppure l'ombra. Ok, per molti sarà un'ammissione di colpe ed una sorta di scusa per mollare il tutto silenziosamente, dietro la giustificazione del stiamo lavorando per voi. Ma non è così. Per gran parte dell'anno King aveva davvero sistemato alcuni bug, sacrificando qualcosa come la qualità delle texture. E l'ultimo changelog è tra luglio-agosto 2022. Il titolo stava davvero ricevendo degli aggiustamenti, era pronto a ripartire, ma sempre nel corso del 2022 accadde un qualcosa che per molti è passato in sordina, ma mai per me. E chi mi segue sul forum del Crash Bandicoot Zone lo sa bene. A marzo 2022 Stephen Jarrett lascia King dopo 8 anni di servizio. Jarrett era il capo del progetto di Crash on the Run. Con lui va via silenziosamente anche Aurelia De Beauvoir, disegnatrice dei personaggi del titolo. Ovviamente non mi piace fare teorie del complotto, ma quando il capo del progetto ed una delle disegnatrici più importanti del titolo vanno via nel giro di pochi mesi l'uno dall'altra, qualcosa inizia a farti pensare. Farti pensare che il titolo ha continuato sì con i bug fix, ma che si sia trovato senza una guida effettiva. Ed è per questo che reputo che Crash on the Run non sia morto per scarse vendite o per la qualità, ma perché nel momento più delicato dello sviluppo è rimasto orfano del capo del progetto. Ok, in quello che ho appena detto c'è un grossissimo problema. Come diavolo è possibile che il momento più delicato dello sviluppo del titolo sia un anno dopo l'effettivo rilascio? Guardate quanta bella roba che c'è qui sopra, nel lab di gioco, la base di Coco. Peccato che, al lancio, il 90% di tutto quello che è visibile qui, e anche di più, fosse chiuso sotto un proverbiale prossimamente. Dove voglio arrivare con questo? Semplice. Il gioco, a marzo 2021, non era ancora pronto per uscire. Tutto qui. Il sistema delle stagioni funzionava, idem quello delle sfide e della raccolta, dei boss e dei mini boss, anche il farming c'era. Ma sapete cosa mancavano? Le alternative. Avevamo nella base di Coco un carrello da miniera, palese riferimento all'ira di Cortex, un jet ski da montare per fare i livelli sul fiume come in Crash 2 ed in Crash 4. Avevamo addirittura un jetpack. Ricordate le dichiarazioni di Stephen Jarrett riguardo al fatto che in futuro avremmo potuto cavalcare un tardigrado, oppure utilizzare in futuro cavalcabili come Polar e Pura, già disegnati da Aurelia, a detta di Stephen. O ancora, la possibilità di avere Crunch e Tauna di Crash 4 come personaggi giocabili più avanti nel tempo. Tutto questo era programmato, era nella mente degli sviluppatori e dei disegnatori. Semplicemente non hanno avuto il tempo materiale di implementarlo perché Crash Bandicoot on the Run è uscito troppo presto. E uscendo troppo presto si sono imbarcati nel supporto alle stagioni,
ai bug e ai contenuti già presenti che andavano via via rifocillati, come le skin, tralasciando per forza di cose le modalità che sarebbero arrivate prossimamente nel gioco. Questo è, per me, il vero problema che ha portato Crash on the Run ad essere come oggi. Una scaletta da rispettare totalmente saltata per qualche oscuro motivo, presumibilmente, anzi sicuramente, visto che i publisher hanno sempre l'ultima parola, dall'alto. Un'entrata di cassa facile nell'immediato e che nel futuro prossimo, ci si sarebbe arrangiati come meglio poteva. Ma questa è soltanto una mia teoria. Non metto in dubbio che Crash on the Run possa ritornare, anche aiutato dall'annuncio del nuovo gioco ai The Game Awards. Ma il Crash on the Run che potrebbe tornare sarà differente, con una gestione diversa. Una cosa simile è avvenuta con Skylander Rings of Heroes. Dopo una pausa davvero lunga, forse più lunga dello stesso On The Run, tornò totalmente ributtato nelle meccaniche. Anche quel reboot del titolo di Skylanders per mobile però fu un insperato insuccesso e venne chiuso, più o meno come ogni cosa relativa al franchise degli Skylanders nei recenti anni. Che possa succedere anche con Crash on the Run? Soltanto il tempo ce lo dirà. Alla fine, guardandoci indietro, possiamo vedere cosa ci ha lasciato il primo titolo mobile di Crash dopo il 2010, anno di Crash Bandicoot Nitro Kart 2. Il ritorno di personaggi che i fan hanno voluto e di cui hanno fatto i meme, come Mr. Crumb e gli Elementali, riferimenti ad ogni gioco della serie, e On The Run su questo era un maestro, figlio spirituale di Crash Team Racing Nitro Fueled, ma soprattutto un monito per qualsiasi publisher nel rispettare la scaletta dei dipendenti. Perché se Crash on the Run nella sua forma incompleta è stato un successone che ha portato un sacco di soldi ad Activision, in una sua versione più performante, pronta per l'effettivo rilascio sugli store, avrebbe portato di sicuro ancora più entrate. E questa, che sia chiaro a tutti, è soltanto l'amara verità. Bene Crashari, mi dispiace che questo video abbia questo tono così negativo, però era una cosa che sentivo di dire e di scrivere, visto che questo video si rifà ad un articolo che ho scritto qualche giorno fa per il sito e per il forum. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri componenti del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Noi, come sempre, ci rivediamo ad un prossimo video, statemi bene e come sempre, viva Crash Bandicoot!